Lezione 1. Trovare l'ora e il luogo di una riunione. Troviamo un orario e un luogo per il nostro incontro. Sarebbe fantastico. Che ne dici di domani? Domani funziona per me. A che ora? Che ne dici delle 14? Suona bene. Dove possiamo incontrarci? Incontriamoci al bar del centro. Perfetto. Ci vediamo lì domani alle 14. Non vedo l'ora. Anche io. Ci vediamo domani. Ci vediamo allora. Arrivederci. Lezione 2. Discutere di tulipani e verdure. Adoro i tulipani. Sono così belli. Sì, lo sono. Anche a me piacciono i pomodori. Tulipani e pomodori, entrambe ottime scelte. Penso che starebbero bene insieme in un giardino. Sicuramente. Tulipani per il colore e pomodori per i prodotti freschi. Dovremmo piantarli in aiuole separate, però. Questa è una buona idea. Sarà più facile prendersi cura di loro. Inoltre, i pomodori hanno bisogno di più spazio per crescere. Giusto, non vogliamo che mettano in ombra i tulipani. Prendiamo dei bulbi di tulipano e delle piantine di pomodoro. Concordato. Il nostro giardino sarà vivace e produttivo. Non vedo l'ora di vedere i tulipani sbocciare e i pomodori maturare. Sarà una bella vista e un raccolto gustoso. Sono entusiasta di iniziare il nostro progetto di giardinaggio. Anche io. Andiamo subito a raccogliere bulbi e piantine. Sembra un piano. Andiamo al Garden Center. Facciamo del nostro giardino un successo colorato e delizioso. Lezione 3. Pianificazione di una gita. Andiamo a fare una gita questo fine settimana. Sembra fantastico. Dove dovremmo andare? Che ne dici della spiaggia? È sempre rilassante. Sembra perfetto. Quanto dista da qui? È a circa 30 minuti di auto. Non è troppo lontano. Non voglio passare troppo tempo a viaggiare. Sono d'accordo, dovremmo sfruttare al meglio la nostra giornata. A che ora dobbiamo partire? Partiamo domattina, verso le 9 del mattino. Questo funziona per me. Avremo tutta la giornata davanti. Possiamo preparare degli snack e delle bevande per la spiaggia. Buona idea. Preparerò un cestino da picnic. Non dimenticare la crema solare e i teli da mare. Mi assicurerò di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Sarà una giornata divertente e rilassante in spiaggia. Non vedo l'ora di sentire la sabbia tra le dita. Anche io. Prepariamoci per la nostra avventura sulla spiaggia. Sono emozionata. Facciamo in modo che sia un giorno memorabile. Assolutamente. Sarà un ottimo modo per rilassarsi e divertirsi.
Non vedo l'ora, John. Anch'io, Anna. Passiamo dei momenti fantastici in spiaggia. Lezione 4. Fare i complimenti a Fashion Sense. Anna, devo dire che hai sempre un grande occhio per la moda. Oh, grazie John. È così gentile da parte tua dirlo. È vero. Hai sempre un aspetto elegante e ordinato. Detto da te, significa molto. Anche tu hai un ottimo gusto. Grazie Anna. Cerco di rimanere aggiornato sulle ultime tendenze. Beh, ci riuscirai sicuramente. I tuoi abiti sono sempre perfetti. Lo apprezzo. È importante vestirsi bene e sentirsi sicuri. Assolutamente. La moda può essere una forma di autoespressione. Ecco perché mi piace sperimentare stili diversi. E lo fai così bene. Sembri sempre cool e disinvolto. Grazie Anna. Il tuo senso della moda ispira anche me. È bello avere qualcuno che apprezza il mio stile. Mi considero fortunato ad avere un'amica così elegante. Il sentimento è reciproco, John. Formiamo un duo alla moda. Oh oh, davvero lo facciamo. Continuiamo a sfoggiare i nostri stili unici. Assolutamente. Brava ad essere alla moda e favolosa. Grazie per questo, Anna. Continuiamo a uccidere con i nostri costumi. Evviva! Facciamo una dichiarazione di stile ovunque andiamo. Non vedo l'ora che arrivino le nostre future avventure nella moda, Anna. Allo stesso modo, John. Il nostro viaggio nella moda è solo all'inizio. Insieme, faremo girare l'attenzione e faremo tendenza. Lezione 5. Trovare gli adattamenti perfetti. Anna, quel vestito ti sta benissimo. Grazie John. Mi sento davvero a mio agio. Mette in risalto la tua bellezza naturale. Hai un aspetto magnifico. Apprezzo le tue gentili parole, John. Sai sempre come farmi sorridere. Sono contenta. Ti meriti di sentirti bella e sicura di te. Sei troppo dolce. A proposito, ho trovato un paio di jeans che piacciono molto anche a me. Ottimo, Anna. Trovare la coppia perfetta può essere una sfida. Sì, ma questi jeans mi stanno benissimo e sono così comodi. Questa è una vittoria per tutti. Comfort e stile vanno di pari passo. Assolutamente. È importante sentirsi bene con ciò che si indossa. Non potrei essere più d'accordo. La moda dovrebbe accrescere la nostra fiducia. Questi jeans fanno esattamente questo. Non vedo l'ora di indossarli. Sono entusiasta di vedere come ti vedono, Anna. Mi assicurerò di mostrarti presto i miei nuovi jeans. Non vedo l'ora. Entrambi possiamo scoprire le nostre nuove scoperte. Sicuramente. Ne usciremo con stile insieme,
John. Questo è lo spirito, Anna. Continuiamo ad abbracciare la moda e sentirci favolosi. Grazie per questo, John. Alla ricerca della soluzione perfetta per la vita. Evviva! Possano le nostre scelte di moda farci sentire sempre al meglio. D'accordo, John. Continuiamo a scoprire il nostro stile personale e a brillare. Faremo girare la testa ovunque andiamo, Anna. Lezione 6. Accettare le sfide. Ultimamente è stato difficile, ma resto ottimista. Ottimo, John. Una mentalità positiva può fare una grande differenza. Credo che sia importante concentrarsi sulle cose buone. Assolutamente. Ci aiuta a superare gli ostacoli e ad andare avanti. Hai mai pensato di provare la meditazione o la consapevolezza? Sì, l'ho fatto. Li trovo utili per trovare la pace interiore. Meraviglioso. Prendersi del tempo per la cura di sé è essenziale. Mi permette di ricaricarmi e affrontare le sfide con una mente lucida. Sono contenta che tu abbia trovato uno studio adatto a te, Anna. Grazie John. È un viaggio, ma mi impegno a crescere. Questo è lo spirito. Accettare le sfide porta allo sviluppo personale. Sono d'accordo, e attraverso le sfide che scopriamo la nostra forza. E nel frattempo diventiamo versioni migliori di noi stessi. Sicuramente. Continuiamo ad affrontare le sfide a testa alta, John. Insieme possiamo superare tutto ciò che incontriamo, Anna. Giusto. Siamo una squadra e ci sosterremo a vicenda. Sono grata di averti al mio fianco, Anna. Lo affronteremo insieme. Allo stesso modo, John. Restiamo positivi e continuiamo ad andare avanti. Abbiamo capito, Anna. Accettiamo le sfide e andiamo avanti. Assolutamente, John. Alla nostra resilienza e crescita. Grazie per questo, Anna. Affrontiamo ogni giorno con forza e ottimismo. Evviva! Vinceremo le sfide e creeremo un futuro brillante. Davvero, Anna. Sfruttiamo al massimo ogni occasione. Lezione 7. Esplorazione dell'outsourcing. Sembra una soluzione praticabile. A cosa ti riferisci, John? Penso che dovremmo prendere in considerazione l'esternalizzazione di alcune attività. Questa è una buona idea. Può aiutarci a essere più efficienti. Oggi esaminerò le opzioni di outsourcing. Fantastico. Vediamo come può favorire la nostra produttività. L'outsourcing può liberare il nostro tempo per cose più importanti. Sarebbe bello concentrarci sugli aspetti fondamentali del nostro lavoro. Esattamente. Possiamo delegare attività ripetitive o dispendiose in termini di tempo. Ci permetterà di lavorare in modo più intelligente, non più duro. Inizierò ricercando società di outsourcing affidabili.
Questo è un buon primo passo. Vogliamo trovare la soluzione giusta. Dovremmo anche considerare il costo e la qualità del servizio. Concordato. Vogliamo ottenere valore dal nostro investimento. Farò un elenco delle attività che possiamo potenzialmente esternalizzare. E possiamo dare la priorità a quelli più adatti. Si tratta di semplificare il nostro flusso di lavoro e massimizzare l'efficienza. Sono contento che stiamo esplorando questa opzione, John. Anch'io, Anna. È importante adattarsi e trovare soluzioni migliori. Restiamo proattivi e abbracciamo nuove possibilità. Assolutamente, Anna. Insieme troveremo il modo migliore per andare avanti. Ho fiducia in noi, John. Prenderemo le decisioni giuste. Apprezzo il tuo supporto, Anna. Formiamo un'ottima squadra. Lo facciamo, John. Continuiamo ad andare avanti ed esplorare nuovi orizzonti. Davvero, Anna. Troveremo la strada giusta per il successo. Sono entusiasta di vedere come l'outsourcing possa migliorare la nostra produttività. Anch'io, Anna. Andiamo a esplorare nuove opportunità di crescita. Lezione 8. Segretezza e inviti. Dobbiamo sottolineare l'importanza della segretezza per tutti gli ospiti. Assolutamente, John. Vogliamo mantenere intatta la nostra sorpresa. Creerò un semplice invito e lo spedirò. Questa è una buona idea. Possiamo controllare le informazioni condivise. L'invito menzionerà la necessità di riservatezza. Non vogliamo spoiler accidentali. Aumenterà l'entusiasmo e l'attesa. Facciamo in modo che tutti ne capiscano il significato. Includerò una nota sull'elemento sorpresa nell'invito. In questo modo, sapranno che è qualcosa di speciale. Possiamo anche dare seguito con promemoria personali. Questo è un buon modo per garantire che tutti siano sulla stessa pagina. La segretezza renderà l'evento più memorabile. Sarà una deliziosa sorpresa per tutte le persone coinvolte. Disegnerò l'invito in modo che sia chiaro e visivamente accattivante. Ciò attirerà la loro attenzione e susciterà la loro curiosità. Vogliamo che si sentano eccitati e incuriositi. E per rispettare la segretezza dei nostri piani. Spedirò gli inviti oggi, Anna. Grazie John. La tua attenzione ai dettagli è inestimabile. È un piacere per me, Anna. Facciamo in modo che questo evento sia indimenticabile. Sono sicuro che lo sarà, John. I nostri ospiti avranno una sorpresa. Davvero, Anna. Creeremo un'esperienza magica per tutti. Non vedo l'ora di vedere le loro reazioni quando arriverà la sorpresa. Sarà un momento da apprezzare, Anna. Rendiamolo straordinario. Assolutamente, John. Alla fine, i nostri sforzi ne varranno la pena.
Anch'io lo credo, Anna. Insieme, creeremo ricordi duraturi. Alla segretezza e all'anticipazione di un evento straordinario. Salute, Anna. Che l'emozione abbia inizio. Lezione 9. Scelte per la cura dei capelli. Uso uno shampoo a base di erbe per i capelli. Ottimo, John. I prodotti naturali possono essere utili. Mantiene i miei capelli sani e nutriti. Mi piace usare uno shampoo idratante per il mio. L'umidità è importante per mantenere i capelli morbidi e setosi. Aiuta a prevenire secchezze e crespo. Gli shampoo a base di erbe sono delicati e non eliminano gli oli naturali. Gli shampoo idratanti aggiungono idratazione e lucentezza. Preferisco il profumo rinfrescante degli ingredienti a base di erbe. E mi piace la sensazione lussuosa delle formule idratanti. Gli shampoo a base di erbe sono anche rispettosi dell'ambiente. Questo è un vantaggio. Possiamo prenderci cura dei nostri capelli e del pianeta. Assolutamente, Anna. È una situazione vantaggiosa per tutti. Sono contento che diamo la priorità alla cura dei capelli con i prodotti giusti. I nostri capelli meritano il meglio, Anna. È il nostro fiore all'occhiello. D'accordo, John. Continuiamo a prendercene cura e a mantenerlo sano. Io continuerò con il mio shampoo a base di erbe e tu con quello idratante. Sì, limitiamoci a ciò che funziona per noi individualmente. La cura dei capelli è una scelta personale, ma possiamo imparare gli uni dagli altri. Sicuramente, John. Condividere le nostre esperienze può portare a scelte migliori. Insieme possiamo avere capelli belli e sani. Ecco le nostre routine di cura dei capelli e sentiti sicuro. Salute, Anna. Facciamo cullare i nostri favolosi capelli ogni giorno. Salute, John. Che i nostri capelli siano sempre la nostra gloria splendente. Verrò fino a quello, Anna. Ci aspettano giorni meravigliosi per i capelli. Lezione 10. Alla ricerca di una scarica di adrenalina. Presto ci sarò. Prevediamo un'altra scarica di adrenalina. Sembra elettrizzante, John. Sono pronto per farlo. Questa volta possiamo provare il bungee jumping. Bungee jumping? È un'avventura intensa. Ci regalerà un'incredibile scarica di adrenalina. Sono entusiasta di sentire il brivido e l'adrenalina pompare. È un ottimo modo per uscire dalle nostre zone di comfort. Sono d'accordo, John. Accogliamo l'emozione. Possiamo prenotare la sessione di bungee jumping online. Questo è conveniente. Possiamo scegliere una location affidabile. La sicurezza è importante quando si tratta di sport estremi. Assolutamente, John. Daremo priorità al nostro benessere. Una volta lassù, pronti a saltare, la fretta sarà incredibile. La caduta libera e la sensazione di assenza di gravità devono essere incredibili. Sarà un'esperienza da ricordare per tutta la vita.
Sono grato che possiamo condividere queste avventure insieme. Anch'io, Anna. Siamo un'ottima squadra in cerca di emozioni. Continuiamo a creare ricordi indimenticabili. Cercherò i migliori punti di bungee jumping nella nostra zona. In questo modo, vivremo un'avventura esaltante e sicura. Possiamo anche invitare alcuni amici a unirsi a noi. Condividere la scarica di adrenalina con gli amici sembra fantastico. Più ce ne sono, meglio è. Sarà una giornata epica. Non vedo l'ora di sentire la fretta e vincere le nostre paure. Alla ricerca di nuove avventure e a vivere la vita al massimo. Salute, John. Abbracciamo l'adrenalina e creiamo ricordi. Salute, Anna. Che la ricerca del brivido abbia inizio. Lezione 11. Gratitudine per un inizio positivo. Inizia la giornata con gratitudine. Sì, John. Dà un tono positivo alla giornata. L'hai provato? Mi aiuta davvero a migliorare il mio umore. Anch'io ho praticato la gratitudine e fa la differenza. È incredibile come un semplice gesto possa portare tanta positività. Esprimere gratitudine sposta la nostra attenzione su ciò che c'è di bello nella vita. Ci ricorda le benedizioni che spesso trascuriamo. La gratitudine ci aiuta ad apprezzare le piccole cose che contano. Porta un senso di appagamento e appagamento. Trovo che riduca lo stress e porti pace interiore. È una pratica potente che migliora il nostro benessere generale. Sono d'accordo, John. È un'abitudine che vale la pena coltivare. Possiamo iniziare scrivendo 3 cose per cui siamo grati ogni mattina. Questa è un'ottima idea. Ci aiuta a riflettere sugli aspetti positivi. Possiamo persino condividere la nostra gratitudine l'uno con l'altro. In questo modo, possiamo ispirarci ed elevarci a vicenda. La gratitudine si diffonde come un effetto a catena, toccando chi ci circonda. Crea un'atmosfera armoniosa e gioiosa. Facciamo della gratitudine una parte della nostra routine quotidiana. Sono d'accordo, John. Iniziamo ogni giorno con gratitudine. Ecco come apprezzare le benedizioni della vita e trovare gioia nelle piccole cose. Salute, John. Che la gratitudine riempia i nostri cuori e si irradi negli altri. Salute, Anna. Abbracciamo insieme il potere della gratitudine. Lezione 12. Alla scoperta di splendidi paesaggi. Paesaggi stupendi. L'Italia sembra perfetta. È una destinazione da sogno, John. C'è così tanto da vedere. Quanto tempo devo pianificare per il nostro viaggio, Anna? Direi almeno 2 settimane per goderselo appieno. Sembra un bel lasso di tempo. Possiamo esplorare diverse regioni e città. Ho sentito che la Toscana ha panorami mozzafiato sulla campagna. Sì, le dolci colline e i vigneti sono pittoreschi.
E la costiera amalfitana è nota per i suoi splendidi paesaggi costieri. È una visita imperdibile, John. I panorami sono incredibili. Anche a me piacerebbe vedere gli iconici canali di Venezia. Venezia è magica, John. Possiamo fare un giro in gondola. Che dire delle rovine storiche di Roma? Roma è piena di storie e monumenti impressionanti. Ci servirà abbastanza tempo per immergerci in tutta la bellezza. Assolutamente, John. È un paese che vale la pena esplorare a fondo. Mi assicurerò di portare la mia macchina fotografica per immortalare i paesaggi. Buona idea, John. Vorremmo preservare quei ricordi. Possiamo anche provare la cucina locale mentre siamo lì. Il cibo italiano è delizioso, John. Pasta e pizza a bizzeffe. Non vedo l'ora di vivere in prima persona il fascino dell'Italia. Sarà un'avventura indimenticabile, John. Alla scoperta della bellezza dei paesaggi italiani. Salute, John. Immergiamoci nel suo splendore. Salute, Anna. Italia, arriviamo. Lezione 13. Abbracciare i cambiamenti positivi. Ho notato dei cambiamenti, Anna. Che tipo di cambiamenti, John? Dimmi di più. Sta portando un cambiamento positivo al mio benessere generale. È meraviglioso da sentire, John. Quali sono queste modifiche? Ho iniziato ad allenarmi regolarmente e a mangiare in modo più sano. Buon per te, John. Prendersi cura del proprio corpo è importante. Mi sento più energico e più forte di prima. L'esercizio fisico è un modo per aumentare la nostra vitalità. Ho anche praticato la consapevolezza e la meditazione. La consapevolezza può portare un senso di pace e chiarezza. Mi aiuta a rimanere presente e a ridurre lo stress. Ottimo, John. La consapevolezza ha molti vantaggi. Ho notato anche un miglioramento nella qualità del sonno. Un sonno di qualità è essenziale per il nostro benessere. Inoltre trascorro più tempo nella natura, in contatto con la sua bellezza. La natura è un modo per ringiovanire il nostro spirito. Questi cambiamenti mi hanno portato un maggiore senso di felicità. È incredibile come semplici modifiche possano avere un grande impatto. Sono grato per i cambiamenti positivi nella mia vita. La gratitudine è una pratica potente, John. Amplifica la gioia. Sono entusiasta di continuare questo viaggio di miglioramento personale. Sei sulla strada giusta, John. Continuate così. Grazie per il sostegno, Anna. Significa molto. Sono sempre qui per incoraggiarti, John. Ecco come abbracciare cambiamenti positivi e una vita più sana. Salute, John. Che questi cambiamenti ti portino una felicità duratura. Salute, Anna. Continuiamo a crescere e prosperare insieme.
Lezione 14. Abitudini di acquisto sostenibili. Dovrò provare quelle borse riutilizzabili, Anna. Sono fantastici, John. Aiutano a ridurre gli sprechi. Ti sei ricordato di portare le tue borse riutilizzabili? Sì, John. Li ho proprio qui nella mia borsa. Molto intelligente, Anna. Cerchiamo di essere più ecologici. Assolutamente, John. Piccole modifiche fanno una grande differenza. Ho sentito che anche le borse riutilizzabili sono più robuste. Lo sono. Possono contenere più generi alimentari senza strapparsi. È una soluzione vantaggiosa per l'ambiente e la comodità. Inoltre, non contribuiremo al problema dei sacchetti di plastica. Mi assicurerò di tenerne un po' in macchina per i futuri viaggi di shopping. È una buona idea, John. Siate sempre preparati. Stavo anche pensando di acquistare prodotti coltivati localmente. I prodotti locali sono più freschi e supportano la comunità. È anche una scelta più salutare, con meno miglia di trasporto. Sono d'accordo, John. Sosteniamo gli agricoltori locali. Possiamo persino avviare un piccolo giardino a casa. È un'idea fantastica, John. Erbe e verdure fresche. Coltivare il nostro cibo sembra gratificante e sostenibile. È anche un passo verso l'autosufficienza. Facciamo scelte consapevoli per un futuro più verde. Insieme possiamo avere un impatto positivo, John. Ecco come adottare abitudini di acquisto sostenibili. Salute, John. Cerchiamo di essere consumatori consapevoli. Salute, Anna. Il nostro pianeta ci ringrazia per questo. Lezione 15. Esplorazione di nuovi negozi. Negozi non ancora? Ho intenzione di esplorarne diversi. Sembra eccitante, John. Quali stai considerando? Voglio dare un'occhiata alla libreria locale in centro. I libri sono sempre un'ottima scelta. Mi unirò a te. Ho anche sentito parlare di una nuova caffetteria nelle vicinanze. Conta su di me, John. Adoro scoprire caffetterie accoglienti. C'è una boutique con abiti unici che ha attirato la mia attenzione. Andiamo insieme, John. Vado a fare un po' di shopping. Ho sentito che c'è un mercato agricolo alla periferia della città. Prodotti freschi e prodotti locali? Sono assolutamente d'accordo. Possiamo anche esplorare la galleria d'arte appena aperta. Le mostre d'arte sono fonte di ispirazione. Mi piacerebbe vederlo. È divertente esplorare nuovi luoghi e sostenere le attività commerciali locali. Assolutamente, John. Fa bene anche alla comunità. Ci divertiremo moltissimo a scoprire queste gemme nascoste. Non vedo l'ora, John. Facciamo dei piani. Facciamo un elenco di tutti i luoghi che vogliamo visitare. In questo modo, non ne perderemo nessuno. Alla scoperta di nuove avventure e dell'ignoto.
Salute, John. Accogliamo la gioia dell'esplorazione. Salute, Anna. Facciamo un viaggio di scoperta insieme. Lezione 16. Esplorando il giardino segreto. The Secret Garden è un'ottima scelta. Ho sempre voluto leggere quel libro, John. Possiamo iniziare a leggerlo insieme stasera. Sembra adorabile, John. Che ora funziona per te? Che ne dici di dopo cena, verso le 8? Perfetto, John. Mi assicurerò di essere pronto. Possiamo portare degli snack e renderlo accogliente. Gli snack e l'atmosfera accogliente rendono la lettura ancora migliore. Sistemerò dei cuscini e delle coperte all'esterno. Leggere in giardino sembra magico, John. È un posto tranquillo per immergersi nella storia. Sono entusiasta di scoprire i segreti del giardino. Possiamo far fiorire la nostra immaginazione insieme ai personaggi. Sarà una deliziosa fuga dalla realtà. Immergiamoci nel mondo del libro. Non vedo l'ora di intraprendere questa avventura letteraria. Alla scoperta della magia di The Secret Garden. Assolutamente, John. Che l'incantesimo abbia inizio. Perdiamoci tra le pagine e godiamoci il viaggio. Insieme, scopriremo le meraviglie del giardino. Sono grato per questi momenti di esplorazione letteraria. Lezione 17. Monitoraggio delle prestazioni. Sono sicuro che monitorare le prestazioni sia fondamentale, Anna. Assolutamente, John. Ci aiuta a misurare i progressi. Possiamo utilizzare fogli di calcolo per monitorare i nostri obiettivi. Questo è un modo pratico per tenere tutto organizzato. Dovremmo fissare obiettivi specifici per ogni progetto. Obiettivi chiari ci danno qualcosa per cui lottare. E possiamo tenere traccia dei nostri risultati lungo il percorso. È motivante vedere fino a che punto siamo arrivati. Possiamo anche utilizzare le app per tenere traccia dei nostri progressi di fitness. Le app per il fitness rendono più facile rimanere responsabili. Pianifichiamo i check-in regolari per esaminare le nostre prestazioni. I check-in regolari ci tengono aggiornati e adattabili. Dovremmo celebrare i traguardi quando li raggiungiamo. Le celebrazioni sono un ottimo modo per rimanere motivati. E se affrontiamo delle sfide, possiamo imparare da esse. Le sfide ci aiutano a crescere e migliorare. Facciamo del monitoraggio una parte costante della nostra routine. La coerenza porterà al successo a lungo termine. Per rimanere concentrati e raggiungere i nostri obiettivi. Assolutamente, John. Facciamo in modo che accada. La nostra dedizione e il nostro monitoraggio porteranno a grandi risultati. Credo nella nostra capacità di avere successo, John. Sfruttiamo il potere del tracciamento e continuiamo ad andare avanti.
Lezione 18. Superare le barriere linguistiche. La barriera linguistica è stata una sfida per me. Posso capirlo, John. Ci vuole tempo per adattarsi. Ti sei mai trovata in una situazione simile, Anna? Sì, l'ho fatto. Imparare una nuova lingua può essere difficile. Come hai fatto a superarlo, Anna? Qualche consiglio? L'immersione aiuta molto. Esercitati a parlare ogni giorno. Ho provato a fare pratica, ma è ancora difficile. Non essere troppo duro con te stesso, John. Il progresso richiede tempo. Mi sento frustrato quando non riesco a esprimermi bene. È normal sentirsi frustrati, ma non arrenderti. Continuerò ad andare avanti e a imparare dai miei errori. Questa è la mentalità giusta, John. La perseveranza è fondamentale. È incoraggiante sapere che col tempo diventa più facile. Assolutamente, John. Con la pratica diventerai più fluente. Grazie per il supporto e la guida, Anna. Benvenuto, John. Lo affronteremo insieme. Ecco come superare le barriere linguistiche e abbracciare la crescita. Grazie per questo, John. Continuiamo a imparare e migliorare. Ti ringrazio per la pazienza e la comprensione, Anna. Tutti abbiamo le nostre sfide, John. Sono qui per aiutare. Insieme, supereremo questa barriera linguistica. Lezione 19. Passeggiata domenicale. Sembra adorabile. Potrei unirmi a voi questa domenica se il tempo è bello. Sarebbe magnifico, John. Potremmo andare a fare una passeggiata. È un ottimo modo per rilassarsi e godersi la natura. Adoro esplorare la vita all'aria aperta in una giornata di sole. Pianifichiamo una passeggiata mattutina, verso le 10. Sembra perfetto, John. Lo segnerò sulla mia agenda. Possiamo fare un percorso attraverso il parco e goderci il paesaggio. Il parco è sempre bello in questo periodo dell'anno. Potremmo anche portare un picnic e pranzare all'aperto. È un'idea fantastica, John. Preparerò dei panini. Sarà una piacevole giornata all'insegna dell'aria fresca e della buona compagnia. Non vedo l'ora, John. Sarà una fuga pacifica. Speriamo in cieli sereni e temperature piacevoli. Incrociamo le dita per un clima perfetto domenica. Ecco una rilassante passeggiata domenicale nella natura. Grazie per questo, John. Abbracciamo la tranquillità. Sono grato per questi momenti di connessione e serenità. Anch'io, John. Sfruttiamo al massimo il nostro tempo insieme. Creeremo bellissimi ricordi durante la nostra avventura domenicale. Lezione 20. Elementi essenziali per il giardinaggio. Sì, dovremmo assolutamente procurarci dei guanti da giardinaggio. È una buona idea, John. Proteggerà le nostre mani.
Che ne dici di una cazzuola per piantare i semi? Una cazzuola sarebbe perfetta per questo, John. Possiamo anche procurarci un annaffiatoio per annaffiare le piante. È essenziale per mantenerli idratati. Abbiamo bisogno di un rastrello per eliminare foglie e detriti? Sì, un rastrello aiuterebbe a tenere in ordine il nostro giardino. Dovremmo anche prendere in considerazione l'idea di procurarci delle forbici da potatura per potare. Le forbici da potatura manterranno le nostre piante sane e pulite. Non dimentichiamo un robusto tubo da giardino per l'irrigazione. Bella idea, John. Un tubo da giardino è un must. Possiamo fare un elenco e visitare insieme il Garden Center. Acquistare attrezzi da giardinaggio sarà divertente, John. Saremo ben attrezzati per occuparci del nostro giardino. Non vedo l'ora di vedere il nostro giardino fiorire e crescere. Sarà un'esperienza gratificante, Anna. Mettiamo il pollice verde all'opera, John. Insieme, creeremo una bellissima oasi nel nostro cortile. Assolutamente, John. Il nostro giardino sarà fonte di gioia. Sono grata per questi momenti di passione condivisa, Anna. Anch'io, John. Godiamoci il viaggio del giardinaggio. Non resta che coltivare il nostro giardino e guardarlo prosperare. Grazie per questo, John. Accogliamo la nostra avventura verde. Prendiamo l'essenziale per il giardinaggio e iniziamo a piantare, Anna. Lezione 21. Relax nel fine settimana. Sembra un weekend rilassante. Divertiti. Grazie John. Non vedo l'ora. Hai piani speciali per il weekend, Anna? Solo un po' di tranquillità per rilassarsi e ricaricarsi. Sembra perfetto. A volte ne abbiamo bisogno. Assolutamente, John. È importante per la cura di sé. Possiamo rannicchiarci con un buon libro o guardare un film. Accoccolarsi sembra un'ottima idea, John. Forse possiamo provare una nuova ricetta per la cena. Sembra delizioso. Sono pronto per cucinare. Creiamo un'atmosfera tranquilla a casa. Accenderò delle candele profumate per rilassarmi. Possiamo anche fare una piacevole passeggiata nel parco. Entrare in contatto con la natura è sempre rigenerante. È importante dare priorità al nostro benessere, Anna. Hai ragione, John. La cura di sé è essenziale. Ecco un weekend all'insegna del riposo e della tranquillità. Grazie per questo, John. Abbracciamo la calma. Ti sono grata per questi momenti di serenità, Anna. Anch'io, John. Sfruttiamo al massimo il nostro tempo libero. Goditi il weekend, Anna. Prenditi cura di te. Grazie John. Anche tu prenditi un momento di relax. Lo farò, Anna. Ricarichiamoci e torniamo riposati.
Lezione 22. Ricerca fornitori. Questo sì che è fantastico. Hai trovato potenziali fornitori per la nostra azienda? Sì, John. Ho fatto delle ricerche e ho trovato alcune opzioni. Questa è un'ottima notizia. Quali sono le loro specialità? Uno è specializzato in elettronica, un altro in tessuti e uno in imballaggi. Eccellente, hai confrontato i loro prezzi e la loro qualità? Sì, ho raccolto informazioni sui prezzi e sugli standard di qualità. Li hai contattati per ulteriori dettagli? Ieri ho inviato email di richiesta a tutti loro. Questo è proattivo, Anna. Apprezzo i tuoi sforzi. Grazie John. Voglio assicurarmi di fare la scelta giusta. Qualcuno di loro ha già risposto? Sì, un fornitore ha già risposto con informazioni aggiuntive. Questo è promettente. Che cosa hanno detto? Hanno fornito dettagli sui loro prodotti, prezzi e opzioni di consegna. Esaminiamo la loro offerta e confrontiamola con le altre. D'accordo, John. Dobbiamo prendere una decisione informata. Puoi programmare le riunioni con i fornitori per la prossima settimana? Li contatterò per organizzare delle riunioni, John. Discuteremo le loro proposte e negozieremo se necessario. Sembra un piano, John. Troveremo la soluzione migliore per la nostra azienda. Confido nelle tue capacità, Anna. Grazie per il tuo duro lavoro. Benvenuto, John. Mi dedico al successo della nostra azienda. Insieme troveremo i fornitori giusti per sostenere la nostra crescita. Assolutamente, John. Costruiremo solide partnership per il futuro. Apprezzo la tua dedizione e meticolosità, Anna. Grazie John. Facciamo prosperare la nostra azienda. Sono grata di averti come partner in questa impresa, Anna. Lezione 23. Coinvolgere i lettori. Cerco anche di coinvolgere i miei lettori ponendo domande e incoraggiandoli a partecipare. È un ottimo approccio, John. Crea un senso di interazione. Esattamente, Anna. Aiuta a creare una connessione con il nostro pubblico. Come li incoraggi a rispondere? Spesso concludo i miei articoli con una domanda aperta. È un modo intelligente per invitare i loro pensieri e le loro opinioni. Stimola le conversazioni e le mantiene impegnate. Trovi che rispondano attivamente? Sì, molti lettori amano condividere i loro punti di vista. È meraviglioso avere una comunità attiva e coinvolta. Mi assicuro inoltre di rispondere ai loro commenti e messaggi. Questo dimostra che apprezzi il loro contributo, John. È importante creare un ambiente accogliente e inclusivo. In che altro modo riesci a coinvolgere i tuoi lettori, John? A volte includo sondaggi o sondaggi nei miei contenuti.
È un ottimo modo per raccogliere feedback e approfondimenti. Offre inoltre ai lettori la possibilità di partecipare attivamente. Sono impressionato dalla tua dedizione al coinvolgimento dei lettori. Grazie Anna. È un aspetto cruciale per una scrittura di successo. Incorporerò anche alcune delle tue strategie nel mio lavoro. È meraviglioso, Anna. Insieme, coinvolgeremo i nostri lettori. Assolutamente, John. Creiamo connessioni significative. Apprezzo il tuo sostegno e il tuo entusiasmo, Anna. E apprezzo la tua guida e la tua competenza, John. Siamo un'ottima squadra, Anna. Continuiamo a ispirare i nostri lettori. Non potrei essere più d'accordo, John. Verso contenuti coinvolgenti. Davvero, Anna. Conquistiamo e connettiamoci con il nostro pubblico. Lezione 24. Richiesta di indicazioni. Mi scusi, sa come raggiungere la stazione della metropolitana più vicina? Fammi controllare la mappa sul mio telefono, John. Grazie Anna. Grazie per il tuo aiuto. Secondo la mappa, è a soli 2 isolati di distanza. Questo è ottimo. In che direzione dobbiamo andare? Dobbiamo andare a nord su questa strada e girare a sinistra. Bene, iniziamo a camminare in quella direzione. Tieni d'occhio i cartelli della stazione della metropolitana. Lo farò, Anna. Spero non sia troppo affollato. Non preoccuparti, John. Ce la caveremo. Mi scusi, può dirci se stiamo andando nella direzione giusta? Sì, sei sulla strada giusta. Continua dritto. Grazie per la conferma, Anna. Molto apprezzato. Nessun problema, John. Sono felice di aver potuto aiutare. Mi scusi, potrebbe darci qualche indicazione, per favore? Certo. Dove stai cercando di andare? Stiamo cercando la caffetteria più vicina. Svolta a destra al prossimo incrocio e lo troverai sulla sinistra. Grazie mille per l'aiuto, Anna. Benvenuto, John. Goditi il caffè. Mi scusi, sa dov'è il parco più vicino? Sì, è a pochi isolati di distanza. Vai dritto e gira a sinistra. Grazie per le indicazioni, Anna. Lo apprezzo. Nessun problema, John. Divertiti al parco. Mi scusi, può dirci come arrivare al museo? Certo. Camminate per 2 isolati più in basso e girate a destra al semaforo. Grazie per le indicazioni, Anna. Sei molto gentile. Benvenuto, John. Goditi la tua visita al museo. Mi scusi, sa da che parte andare al centro commerciale? Sì, è un po' più avanti in questa strada sul lato sinistro. Grazie per averci avvisato, Anna. Sono entusiasta di andare a fare shopping.
Benvenuto, John. Buon shopping. Mi scusi, può dirci come arrivare a teatro? Certamente. Cammina dritto e lo troverai sulla destra. Grazie per averci guidato, Anna. Sei molto utile. Nessun problema, John. Goditi lo spettacolo a teatro. Mi scusi, conosce la strada per la farmacia più vicina? Sì, è proprio dietro l'angolo alla tua sinistra. Grazie per l'assistenza, Anna. Sei un vero toccasana. Benvenuto, John. Spero che troviate ciò di cui avete bisogno. Mi scusi, potrebbe darci indicazioni per il ristorante? Certo. È a pochi isolati di distanza, dritto su questa strada. Grazie per averci indicato la giusta direzione, Anna. Nessun problema, John. Goditi la cena al ristorante. Mi scusi, sa come arrivare alla stazione degli autobus? Sì, è a circa 10 minuti a piedi da qui. Vai dritto e gira a destra. Grazie per le indicazioni, Anna. Apprezzo il tuo aiuto. Benvenuto, John. Buon viaggio alla stazione degli autobus. Mi scusi, può dirci dov'è la libreria più vicina? Certamente. È dall'altra parte della strada, all'angolo. Grazie per averci avvisato, Anna. Sono entusiasta di sfogliare libri. Benvenuto, John. Buona lettura in libreria. Mi scusi, sa da che parte andare al parco più vicino? Sì, è a pochi isolati lungo questa strada, sul lato sinistro. Grazie per le indicazioni, Anna. Lo apprezzo. Lezione 25. Avventure spontanee. Ciao, hai mai fatto un viaggio spontaneo? Sì, adoro esplorare posti nuovi. Che ne dici di te? Ho sempre voluto farlo, ma non l'ho mai fatto prima. I viaggi spontanei possono essere emozionanti e memorabili. Sono curioso, come si fa a decidere dove andare? A volte chiudo gli occhi e indico un punto sulla mappa. Sembra eccitante. Pianifichi tutto in anticipo? Non sempre. Mi piace lasciare un po' di spazio a scoperte inaspettate. Hai mai avuto esperienze straordinarie viaggiando spontaneamente? Assolutamente. Una volta mi sono imbattuto in una spiaggia nascosta mozzafiato. Deve essere stato incredibile. Qualche altro momento memorabile? Ho anche scoperto un affascinante mercato locale con artigianato unico. Sembra che la spontaneità aggiunga un elemento di sorpresa. Sicuramente. Mantiene il viaggio pieno di sorprese e meraviglie. Comincio a vedere il fascino delle avventure spontanee. Possono essere liberatori e creare ricordi duraturi. Hai qualche consiglio per qualcuno che pianifica il suo primo viaggio spontaneo? Suggerirei di iniziare in piccolo,
ad esempio esplorando una città o una città vicina. Questa è una buona idea. È meno faticoso per chi ha le prime armi. E non dimenticare di accettare l'inaspettato e seguire il flusso. Lo terrò a mente, Anna. Grazie per il consiglio. Benvenuto, John. Spero che un giorno tu abbia un fantastico viaggio spontaneo. Apprezzo il tuo incoraggiamento, Anna. È stimolante. Le avventure spontanee possono essere trasformative. Goditi il viaggio. Lo farò, Anna. Accettiamo l'inaspettato.